Lo zucchero non l'ho messo. Te pareva? Tutte le volte. Io metto per me, poi io metto il miele, quindi perché sono più... La salutista. No, piace più. Vabbè, allora, siamo qua a parlare di una cosa assurda che ci è successa a me e alla Doc. Ecco, se devo essere sincera, quella è un'indagine a cui avrei voluto partecipare. Il posto rimane lì, ci possiamo tornare. Anche perché ultimamente le indagini in esterna mi stanno intrippando molto molto di più. E quel posto, quel bosco doveva essere fantastico, e mi è piaciuta tanto, mi è piaciuta veramente tanto, e vi sono successe parecchie cose interessanti. Allora, io innanzitutto partirei da una cosa che, anche se parrebbe insomma in secondo piano, però per me è quella che, a parte l'urlo, insomma, di cui adesso parleremo. Però la cosa che mi ha stupito è stato l'abitacolo della macchina della Doc. Ma quella cosa lì ma è fuori di testa. Quello lì è fuori di testa. Anche perché io ricordo perfettamente quando gli avevo detto: Simona, tienimi le portiere aperte perché devo montare il faretto, perché era buio pesto lì, non potevi. E ovviamente lei me l'ha lasciata aperta per darmi luce. Certo, e poi ha chiuso la macchina. Anche se poteva tenerla aperta, perché lì, cioè, più che scoiattoli e cose. Già sulla macchina della Simo c'è il mondo naturale. Esatto, per cui l'unica cosa che appunto mi ha fatto pensare, dico, l'ha chiusa, si è spenta la luce, poi abbiamo fatto un po' di strada in salita. Ma anche perché, cioè, mi viene da pensare che durante il tragitto dalla macchina a dove dovevate arrivare, magari vi siete anche girati attorno, anche tu di solito quando fai le riprese, no, ti giri. Sì. Per cui l'avresti vista. Ma anche perché dovevamo stare attenti che venisse Mauro, che poi purtroppo non è venuto. Infatti, per cui chissà quante volte vi siete girati indietro. Io personalmente almeno una ventina di volte. Per cui una luce proveniente da quel punto l'avreste vista subito, ve ne sareste accorti. Me ne sono accorto io dopo che era accesa, ma poi quando siamo scesi, perché Simona era fermamente convinta di tornare. Sì, anche perché dice un attimo, è la sua macchina, giustamente. Siamo andati giù ed era spenta. E non l'avete, l'unica cosa in evidenza erano i catalifrangenti. Con il faretto. Però con i faretti si illuminano, poi sono tipo i giubbotti. Sì, certo. Per cui... No, quella cosa lì mi ha veramente lasciato così, perché ho detto, caspita, cioè accendersi la luce della macchina così da niente. Come direbbero a Milano, è un poltergeist. Sì, per me è un poltergeist. Dio mio. Nel vero senso della parola. Sì, diciamo che è sicuramente un'anomalia bella grossa. Com'è stata un'anomalia quel verso, quell'urlo che allora, io lì sapevo, ma non chiedermi perché insomma l'ho detto quando facevamo i video, no? Chiamatemi tutto tranne stupido e sensitivo. Ma non il mio brain, scusate. Perché non sono sensitivo, non sono niente di ste cose qua che... No, vabbè, cosa c'entra? Se uno sente qualcosa... No, non sento niente, sento anche il campanello quando suona. Guarda che è capitato più di una volta che tu sentissi... Sì. Ecco. Però comunque sia, io ho detto, salendo la salita mi sembra abbastanza poetico. E facendo questa salita, secondo me, e quindi tornando dove avevamo sentito le VP a luglio, per me ribeccheremo qualcosa. E in effetti è stato così. Allora, a voler essere proprio, mettere tutti i puntini, poteva essere il verso di un animale, però è anche vero che Simo è un ornitologo, sì, è esperta del mondo naturale, proprio per il lavoro che fa, quindi riconosce i versi di animali. Diciamo con un ornitologa, perché non è vero. No. Lei è, tra l'altro lei mi sono segnata alcuni punti perché sono veramente interessanti. Bevi il tè che diventa freddo. Sì, un attimo che bevo il tè. Allora bevi il tè che diventa freddo. Una cosa che lei ha detto quando raccontavo un attimino, no, di quello che succedeva in quei posti, perché sono posti di sabba, di streghe, come in tanti posti d'Italia, e spiegavano la realtà di queste donne che amavano la natura, che raccoglievano le erbe, e lei stessa ha detto: anche noi raccogliamo le erbe.
Mi è venuto da sorridere perché sembra che noi SH quando andiamo nei boschi raccogliamo i fiorellini. State attenti a quello Però che dite. no, lei intende dire... Raccogliamo l'erba, poi No, troviamo i carabinieri non sotto in quel casa. senso, assolutamente. Invece no, lei proprio per il lavoro che fa, col fatto che è a contatto anche con le scolaresche e fa spesso incontri che riguardano il territorio, la morfologia, la zoologia e tutto quello che riguarda il mondo naturale delle sue parti, quindi le colline del Pavese, spesso le è capitato di raccogliere erbe, fiori, proprio per dire e catalogare quello che c'è nelle zone. La nostra piccola strega. Comunque sia... Però voglio dire, quando andavamo per esclusione, perché poi lei addirittura... Non so se nel video l'ho lasciato o l'ho tagliato, non mi ricordo, però ha detto sì, penso di averlo tagliato, perché lì stava venendo fuori la parte più coraggiosa di me, che ho detto lupi, stavo cagando addosso. Sì, anche perché li avete sentiti se non sbaglio, no? Sì, li abbiamo sentiti e appunto per questo lì si stava discutendo di cosa si sentiva o non si sentiva, e a questo punto lei, pur non avendo sentito il verso, come vuoi, la voce, eccetera, però comunque ha detto che certi suoni, certi rumori, certe emissioni non erano da essere attribuiti agli animali. Molte sì, ma molte no. Sì, anche perché ci sono certi animali del bosco che fanno versi strani. La volpe fa un verso che se uno, è tanto bella e carina, ma quando il cervo, però non era niente di quello, perché Simona sa cosa fanno quegli animali. Caspita, il lupo, vabbè, è riconoscibile. Lupo, sì. Poi no, è stato un verso, una voce strana e improvvisa. Io sono convinto, ma infatti quando poi, non so se hai visto la fine, che eravamo al bar a mangiare. Sì, ovviamente. Abbiamo detto bisogna che si ritorni, perché questo posto, anziché darci risposte, ci dà sempre più domande. No, lì bisogna tornarci. Io vorrei tornarci assolutamente, anche perché voglio vedere, cioè, un po' di più. Adesso non dico per forza andarci magari sul far della sera, no? Che vedi la bellezza del posto e entri pian piano come dire, nella sera e nel buio con meno timore, come quando siamo stati al cimitero, quello nascosto, che siamo arrivati che ci si vedeva e poi pian piano. No, è stata allora come indagine, proprio come location, diciamo così, 100%, mi è piaciuta da matti. E poi riscontri e anche il generatore di parole vi ha dato. Proprio il generatore di parole è stato il generatore forte. Di parole, sì, mi sono segnato. Beh, il REM-pod che ha suonato, però non sei riuscito a beccarlo, però si sente. Allora io tuttora, ma io mi sono confrontato sia con te che con Matteo che con Simona, ma non posso essere stato io assolutamente. Per come mi hai descritto il tuo... Ma poi si vede, cioè non ti sei avvicinato, anche perché prima l'avevi inquadrato e poi ti sei girato per seguire... Il gioco è stato questo, Simona. La strada era così. Sì, il sentiero. Il REM-pod era stato messo qui, Simona in quel momento si è spostata sulla sinistra perché aveva sentito rumore o robe simili, e io per schivare un sasso, perché se ci mettevo il piede finivo verso la macchina perché era scivoloso, per schivare un sasso mi sono allargato leggermente, ma leggermente vuol dire 1 centimetro. No. Quindi non posso essere stato io. Per me non sei stato tu. Non sei stato tu, anche perché è stato come si chiama? Il rumore è stato breve. Una volta, Green e basta. Cioè, fossi stato tu... magari il movimento, adesso non siamo più vestiti come d'estate, il giaccone, lo zaino, cioè tutto, vabbè che era in basso, però avrebbe suonato di più, mi viene da pensare. Per me non sei stato tu. No, neanche per me. Per me no. E quindi stranezza su stranezza. E poi le parole il che sono uscite. Sì, allora, a parte Elisabetta, che è stato un nome, è l'unico nome, se non sbaglio. Sì, l'unico nome femminile italiano, perché poi i generatori a volte sparano nomi stranieri. Sì. E poi la risposta più clamorosa è stata quella quando eravamo giù alle macchine. Quando siete andati via, che ha detto, l'ho scritto, fai sapere alla gente. E che poco prima avevamo detto, noi non facciamo del male a nessuno. Vogliamo raccontare, raccontare la storia, no? Quello è stato, e che fa il pari con l'indagine che abbiamo fatto io e te.
quella dell'anima perduta, no? Quella del sì, ragazzo sì, quando ragazzo... ha detto io non posso Sì, passare. sì. Ultimamente le nostre indagini si risolvono, diciamo così, Alla fine. Sì. alla fine, quindi speriamo che i nostri seguaci abbiano la pazienza e la costanza di seguire l'indagine fino alla fine, anche se a volte sembra noiosa, o non lo so, o lenta, non è sì, più che noiosa, lenta, ma d'altra parte noi lo ribadiamo da tanto, cioè le indagini sono lente. Allora, io mi ricordo, non so chi me l'ha scritto, me l'ha detto fisicamente, nel senso che eravamo vis-à-vis, si parlava di Darola. Sì. Ricordi il famoso cimitero di Darola? Allora, chiunque è andato è tornato a gambe levate. Io giuro sui Bee Gees che mi sono addormentato sull'altare. Darola... Quindi voglio dire, cioè, prendiamo tutto. Allora, Darola porta con sé tanto della nomea, del posto, della leggenda. Mi sono addormentato sull'altare, ero con un altro team tanto tempo fa, io mi ero seduto perché ero stanco, proprio fisicamente stanco, mi sono seduto e mi è caduta così la telecamera, mi stavo addormentando. No, Darola... per dirti quanta tensione, quanti demoni ci sono a Darola. No, Darola sono venuta anch'io. Ovvio che, come ho detto prima, tanto fa la suggestione dovuta alle leggende, alla storia di quel posto, il fatto che ci sia il Principato di Lucedio, la Madonna delle Vigne, che guai, cioè nulla da togliere a quella che è il background storico di quella... No, ce l'ha fatta vendere di storia. Però è un cimitero abbandonato. Sì. Ovvio che ci sono i soliti stupidi che in determinati periodi dell'anno vanno a fare quello che... ecco, e quindi magari forse più la paura per quello, cioè la presenza di qualcuno che... Però, come anche il bosco, cioè il bosco stesso, in sé il bosco non fa paura. No. Ovvio che se ti trovi davanti il lupo ti viene un attimino. In quel bosco si dice che un tempo c'è stato un rogo su cui sono state uccise le streghe. Ok, e allora, cioè nel senso, fatto gravissimo, ma questo non è che ci fa paura. No. Anche perché noi si va alla ricerca di riscontri di questo paura, tipo. Secondo me non ha neanche molto senso che ce l'abbia. Se uno chiede ovvio che il fantasma, ovvio che vedere quello. Certe cose se si manifestano o certe risposte ti arrivano, ti stupiscono, cioè ci rimani, nel senso di... Sì. Però paura no, cioè no, nel senso... Assolutamente. Io ho paura dei vivi, lo dico da quando c'è il canale aperto. Quello sempre. Per cui... Tanta roba. Belle indagini, no? Mi è piaciuto vedere, per una volta, mi è capitato già altre volte, ho fatto da spettatore. Ho fatto da spettatore. Pensa che tu hai la fortuna che non hanno neanche Simona, Matteo, che vedi video in anteprima. Io vedo i video in anteprima e senza abbonamento. Senza abbonamento e poi senza sbatterti. No, vedo i video in anteprima ed è bello perché mi immedesimo. Sì. Da una parte mi dispiace perché magari non ho partecipato, dall'altra però me li gusto perché certo. Bello. No, mi è piaciuto, allora, mi è piaciuta tanto. Passeremo oltre, vedremo. Oltre, bellissimo. Bellissimo. E vedremo un'altra analisi di caffè di che dovremmo parlare. Di che dovremmo parlare. Ok. Saluto Massaro e stammi bene. Ciao.